Dovete rimanere così tutto l'anno. Am I there? Can you hear me? Mi potete ascoltare? Hello. This is the American team, Questo è il gruppo degli americani. and one Cecilian. Un po' così e così. We are going out to camp to work with students. Sì, noi andremo al campeggio per lavorare e studiare. While I'm speaking about this, if you know of any students in this age bracket for this camp, there are still scholarships available for someone who financially cannot afford to come. Sì, allora, questo gruppo di ragazzi andrà adesso al campo per lavorare con il gruppo di Tony, però alcuni di loro, nonostante avessero avuto dei problemi economici, loro sono anche un po' ragazzini, molti di loro sono come dei bambini. So don't hesitate to make a few phone calls, invite them, and have them call Tony or Ruta. Sì, quindi non esitare a chiamare Tony Aruta e sapere come stanno i ragazzi e sapere anche loro come si stanno comportando. And don't forget to tell them we have two very famous stars with us. Famous, the Konzelman brothers. Sì, e non ci dimentichiamo che abbiamo un gruppo di ragazzi favolosi però. They're not that famous. Non sono così famosi. So, would you welcome the American team? Sì, diamo il benvenuto a questo gruppo di americani. Good morning to all of you. Buongiorno a tutti quanti. It is a pleasure to be once again with you. È un piacere, un onore essere qua di nuovo con voi un'altra volta. As I look around this room, I recognize many friends. Sì, guardando in giro in questa grossa sala, mi ricordo di diversi di voi, diversi amici. We have so many friends here that I feel like home. Sì, ci sono molti amici qui che io ho, che è come se mi sentissi a casa loro. Many of you may not know this, Molti di voi forse non sanno questo, but I have a perfect family. ma io ho una famiglia perfetta. I have a perfect life. Io ho una vita perfetta. I have never experienced any hardship. Non ho mai avuto esperienze negative da affrontare. I have never experienced grief. Non ho mai avuto esperienze di afflizione. I have never suffered. Non ho mai sofferto. And I've never had any difficult times. E non c'è stato mai un periodo in cui avessi avuto un tempo difficile. I have never made any bad choices in my entire life. Non ho mai fatto nella mia intera vita nessuna scelta sbagliata. And I have never had to endure any hardship or negative consequences for these poor choices. E non ho mai dovuto affrontare nessuna situazione difficile o nessun tipo di afflizione nella mia intera vita. Life has always been easy for me. La vita è stata sempre facile. Why? Perché? Because I am a Christian. Perché io sono un cristiano. Christians don't experience anything difficult. I cristiani non hanno nessun tipo di difficoltà nella loro vita. Life is always easy when you are a Christian. La vita è sempre facile quando tu sei un Isn't cristiano. it wonderful that we never have to endure hardship or adversity? Non è straordinario sapere di non dover mai affrontare nessuna situazione difficile o decidere di fare qualcosa di difficile. Hopefully by now, most of you may know that I am either completely detached from reality. Sì, però adesso sicuramente diversi di voi avranno capito che io sto parlando di qualche cosa che è totalmente differente dalla realtà. And I'm taking great liberties when telling the truth. E mi sto prendendo una grossa libertà dal non dire la verità. How many of you have figured this out? Quanti di voi questo l'hanno compreso, capito? Yes. Whenever I have visited any of your homes, I have always been amazed at how clean your homes are.
tutte le volte che sono venuto a casa vostra, a casa di qualche fratello, ho potuto notare come fossero pulite le stanze che avete nella vostra casa. I have been in many of your homes, so I know this is the truth. E sono stato nelle vostre case, in molti di voi, e so che questa è verità. But I also know that sometimes when you have guests come to your home, you may not have time to clean every room. Ma io so anche una cosa, che quando ci sta un ospite speciale nella vostra casa, voi non avete mai il tempo di pulire per bene tutte le vostre stanze. Or clean every corner of the house. E pulire bene ogni angolo di casa. Or every closet. E ogni ripostiglio. Like most people, we want to make a good first impression. Come ogni persona, noi vogliamo fare una buona impressione ad ogni, al primo colpo, ad ogni nostro ospite. We make sure that the room that the guests will see is very clean. Noi dobbiamo assicurarci che la stanza che il nostro ospite visiterà è pulita. Ma Behind the closed doors, dietro le tende, behind the curtain, dietro i postigli, you know it is not so clean. tu sai benissimo che non è molto pulito. Amen? 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 Yes. We also do the same thing. Noi facciamo la stessa cosa. Obviously, we are not a perfect family. Onestamente noi non siamo una famiglia perfetta. This morning, I'm going to do something very different. Questa mattina dirò qualcosa di molto differente. I'm going to pull back the curtain Io adesso tirerò dietro la tenda of my family and let you see what is behind it. toglierò la tenda della mia famiglia e vi mostrerò cosa c'è dietro. This is a perfect couple, don't you think? Questa è una coppia perfetta, non pensi? Although we are a perfect couple, Noi diciamo, tra virgolette, siamo una coppia perfetta, we as individuals are not so perfect. ma come persone individue non siamo così perfetti. My wife is very close to being perfect, Mia moglie è molto vicina alla perfezione, but my story is very, very different. ma la mia storia è molto, molto differente. I was born into a large family. Io sono nato in una famiglia molto grande. I had a good relationship with my mother. Io ho avuto una buona relazione con mia mamma. I wish I could tell you that I had a good relationship with my father. E posso anche dire che ho avuto una buona relazione con mio padre, But that is not the truth. ma non è verità. I still hold many regrets about the relationship that I did not have with my father. Ho ancora conservato dentro di me del rammarico verso mio padre. I suppose he did the best with what he could with the skills that he had. Io penso che suppongo che lui abbia fatto il meglio di quel poco che ha avuto per poter fare per il Signore. His own family was not very healthy emotionally or spiritually. La sua famiglia, la famiglia di mio padre, non stava emotivamente molto bene. My father struggled with anger, alcohol abuse, and prescription drugs. Mio padre ha avuto problemi di alcol, problemi di droga e ha avuto moltissime prescrizioni. We had a very large family of 8 children. Noi abbiamo una famiglia molto grande con bambini. I have no memories of my father doing anything with me with just him and I. Io non ho nessun ricordo in particolare, solo io e mio padre. We did everything as a group. Noi abbiamo fatto ogni cosa come un gruppo. He really didn't know how to be a good father. Lui realmente non sapeva come essere un buon padre. And most of that is because of the family he was raised in. E la maggior colpa di questo è per come è stata la famiglia sua. When I was growing up, my father experienced many seasons of unemployment. Quando io sono cresciuto, mio padre ha attraversato lunghi periodi, lunghe stagioni di disoccupazione. During one time of unemployment, my father decided he would become a preacher.
Durante questo lungo periodo di disoccupazione, mio padre decise all'improvviso di diventare un predicatore. Why? Perché? I have no idea. Io non ho idea. I don't think he knew why. Io penso che lui sapeva il perché, But he needed a job. ma lui aveva bisogno di un lavoro. So he wrote down and ordered a Bible course through the mail. Così lui ha iniziato a frequentare e a fare un corso via email. And he proclaimed he is now a preacher. E da solo si è proclamato predicatore. We soon moved to a small town, where he became the preacher of a small church. Noi dopo poco ci siamo trasferiti in una piccola cittadina dove lui ha iniziato a lavorare come predicatore in una piccola chiesa. During this season of my life, I sat through many sermons about the condemnation of hell that waits for people who sin. Durante questi lunghi periodi lui ha predicato sermoni molto forti di come i peccatori verranno direttamente spediti all'inferno. Every Sunday he preached loud sermons about every sin that would send every person straight to hell. Sì, lui predicava con forza questi sermoni ogni domenica e condannava i peccatori ad andare direttamente all'inferno se continuavano. There was one big problem. Ma c'era solo un grosso problema. Many of the things that my father preached against on Sunday, Che molti di questi peccati che lui predicava ogni domenica, he practiced during the week when we were not in church. lui praticava fuori dalla chiesa durante la settimana. As a teenager, this was all very confusing to me. Ed essendo un teenager, un ragazzino, questo creava dentro di me una forte confusione. I learned very quickly how to act like a Christian. Ma ho imparato comunque molto velocemente durante questo periodo come essere un buon cristiano. I had very little understanding of what it meant to be a Christian. Io ho avuto pochissimo insegnamento di come essere realmente un buon cristiano. I concluded that anything that we spoke of about in church had no connection to reality every day. Però ho capito che tutto ciò che veniva predicato in chiesa non veniva praticato fuori dalla chiesa. Thankfully, I continue to grow in my relationship with God. Ma ringraziando Dio ho continuato a crescere e avere una forte relazione con Dio. I am thankful for His grace and mercy in my life. Io ringrazio Dio per questa grande opportunità che Lui ha mostrato a me. My mother had actually led my father to the Lord soon after their marriage. Mia mamma ha portato mio padre, ha guidato mio padre al Signore subito dopo il loro matrimonio. He did the best he could with his own abilities. Sì, lei ha fatto tutto ciò che ha potuto fare di meglio per portare a lui ad essere un buon credente. My father has since passed away. Died. My father has now passed away. Sì, mio padre è morto adesso, diversi anni fa. I am now at peace with my relationship with my father. Io adesso però sto in pace in relazione con mio padre. To give you an idea of my father's background, before he died, he learned that his father was not really his father. Per dare a voi un'idea di chi fosse mio padre, prima che lui morisse, lui ha scoperto che suo padre non era il suo reale papà. While intoxicated with alcohol, his sister told him that he was actually the product of an illegitimate relationship that his mother had. Sì, lui ha saputo tramite sua sorella che sua mamma aveva avuto un rapporto illegittimo con un'altra persona e così nacque suo padre.
he never did know who his father was. Lui non ha mai saputo realmente chi fosse suo padre. Although he did the best during his life, Lui, anche se lui ha cercato di fare sempre il meglio nella sua he was far from perfect. lui era veramente lontano dalla perfezione. He grew as he got older. Di più, Grew spiritually as he got older. lui è cresciuto molto spiritualmente And he died with the assurance of salvation. ed è morto con la sicurezza della salvezza. I got married when I was 19 years old. Io mi sono sposato quando avevo 19 anni. Shortly after being married, I decided I did not want to live as a married man. Sì, ma molto dopo esserci sposati, a breve, avevo deciso di non essere più sposato con mia moglie. I wanted to be single. Io voglio essere un singolo. I worked with many people who were my age. Ho lavorato per moltissimo tempo con persone che avevano la mia stessa età And none of them were married. e nessuno di loro era sposato. And so I would stay out very late after work. Così io facevo sempre molto tardi dopo il lavoro I would go out drinking and have parties with my friends. e spesse volte andavo a bere e a fare delle feste con questi miei amici I left my wife at home to wait for me. e ho lasciato mia moglie a casa ad aspettare che io tornassi. I lived the life of a single man now. Vivevo una vita da single. I would go out every night after work. Tornavo a casa molto tardi la sera. This period of my life culminated in me confessing to my wife that I had been unfaithful to her. Durante questo periodo ho dovuto confessare a mia moglie che sono stato infedele a lei. This began a very difficult time in our life. Questo ha iniziato un periodo molto difficile nella sua vita. We were 3 years into our marriage, Noi eravamo sposati da 3 anni and we were now discussing separation. e noi stavamo discutendo di divorziare. We were both Christians Noi eravamo entrambi cristiani and had already made up our minds that divorce was not an option. e ormai era fisso nella mia mente che il divorzio non era un'opzione. So we knew we had to work hard. Quindi sapevamo che avremmo dovuto lavorare solo. It took much time for me to rebuild trust with my wife. Sì. Sapevo che doveva passare molto tempo per costruire una nuova relazione con mia moglie And to solidify our relationship again. e solidificare una forte relazione con lei di nuovo. Both my wife and I were Christians before we got married. Ed entrambi, io e mia moglie, eravamo cristiani prima del matrimonio. And we have continued to walk with Christ through all of our difficulties. E attraverso tutti questi problemi, situazioni difficili, abbiamo continuato a camminare e a chiedere l'aiuto di Cristo. We deal with the difficulties of living in a fallen world. Noi eravamo completamente immersi in questo mondo difficile, il peccatore, e sapevamo che dovevamo continuare a camminare. And we continue to learn how to build a strong marriage even when our own sinfulness threatens our relationship. E sapevamo che dovevamo continuare a camminare in questo mondo difficile e continuare nella speranza di Cristo. Oh, is that you? Grazie. My oldest daughter Danielle, Questa è la mia prima figlia, la più grande. she lives in Hawaii with her boyfriend. She lives in Hawaii with her boyfriend. Lei vive nelle Hawaii con il suo fidanzato. It seems like a perfect girl. Sembra essere una ragazza perfetta. She lives in a perfect place. Lei vive in un luogo perfetto. She is now 35 years old. She's 45 years old. 35. Lei ha 35 anni. Sì.
They have been living together for several years now, not married. Loro hanno vissuto insieme per diversi anni, ma non sono sposati. She has already experienced one divorce. Lei ha dovuto sperimentare un divorzio. This was never what we wished for our daughter. Questo è ciò che noi non avremmo mai voluto per nostra figlia. She and her fiance are both drug addicts. Lei e il suo fidanzato entrambi sono tossicodipendenti. She has been through 2 different rehabilitation programs. Lei è stata, ha fatto 2 piani di riabilitazione insieme al suo fidanzato. There was a period of her life that she relapsed, and her drug addiction led her to lose everything. C'è stato un periodo nella sua vita in cui lei è ricaduta nella droga, dove stava perdendo ogni cosa. She was living in California. Lei viveva nella California, She lost her job, ha perso il lavoro, her car, l'auto okay, and her home. e anche la sua casa. During this period of time, my daughter was homeless. Durante questo periodo della sua vita lei era distrutta a pezzi And she lived on the streets. e lei viveva per strada. This has been one of the most difficult things that we as a family have had to endure. Questa è stata una delle cose più difficili che la nostra famiglia ha dovuto affrontare. By the grace of God, Danielle is doing very well right now. Ma per grazia di Dio, Daniel adesso sta veramente camminando bene, non sta avendo più problemi. She has been clean and sober for several years. Non ha avuto più problemi di droga, alcol, sta bene da diversi anni. But as you know, with drug addiction, Ma tu sai come succede spesse volte per tradizioni di droga, we celebrate each day that she is sober noi festeggiamo ogni giorno vedendo che lei sta bene, because it's always in the shadows. perché sta sempre nell'ombra. She is a Christian, Lei adesso è credente and so is her fiance. e anche il suo fidanzato. And we continue to pray that they will grow closer to God and to each other. E noi continuiamo a pregare che loro possano crescere insieme, stare vicino a Dio. They have recently told us that they're planning on getting married this next year. Loro un po' di tempo fa ci hanno confidato che stanno pianificando di sposarsi per il prossimo anno. This is not the life that we wished for our perfect daughter. Questa non era la vita che noi avremmo voluto per la nostra figlia perfetta. And I can tell in your eyes you understand what I'm talking about. E lo posso dire guardandoti negli occhi che tu mi puoi capire di quello che sto dicendo. This is my daughter Leah. Questa invece è mia figlia Melea. She is 33 years old. Lei ha 33 anni. When she got married to Eric, she did not realize that she would have to learn how to raise children as a single parent. Lei quando si è sposata non poteva immaginare che avrebbe cresciuto i suoi 3 figli come una donna single. Eric became a career military officer with the U.S. Army. Suo marito Eric è un militare in carriera nell'esercito degli Stati Uniti d'America. She had to endure long periods of separation. Lei ha dovuto affrontare lunghi periodi di separazione da suo marito a causa che lui veniva mandato From her husband. sul fronte. At times, he had to be gone as long as 1 year. L'ultima volta è stato via per più di un anno. He was deployed to many places of military conflict. Lui veniva mandato di volta in volta in diversi plotoni ed era sempre più difficile poterci incontrare, poterci vedere.
On top of all of this, she always had to pray that her husband would return home after each deployment. Lei come prima preghiera ha dovuto sempre chiedere a Dio che suo marito potesse tornare presto. Because in many places of military conflict, husbands do not return home alive. Sì, perché spesse volte quando vengono mandati sul fronte, questi militari, soldati, non ritornano più. She and her husband are both Christians. Ma lei e suo marito sono entrambi cristiani. And they are learning how to trust God with the difficult times of their life. Ma loro hanno imparato a confidare in Dio durante i periodi difficilissimi della vita. This is my son Jonathan. Questo è il mio figlio Jonathan. He has also been deployed to Iraq 2 times to serve in the army. Lui anche ha dovuto affrontare l'Iraq come militare. His wife has also had to learn to live with separation from her husband. E anche sua moglie ha dovuto imparare presto ad affrontare una lunga separazione, un lungo periodo di separazione da lui. When Jonathan got out of the army, he got a very good job with Intel, the computer chip company. You know this? No, vedo. Intel in PC. Sì, allora, quando il marito si è congedato dall'esercito, lui ha preso un ottimo lavoro in una grossa azienda di computer, Intel si chiama, che costruiscono microchip dei computer. It was a very good job. Ed era veramente un grande lavoro, un ottimo lavoro. They were very happy. Loro erano contentissimi, molto contenti. Recently, he purchased a house for his family. Recentemente lui ha comprato una casa per la sua famiglia. His wife just had the 3rd child only 2 months ago. Sua moglie ha avuto giusto 3 mesi fa un bambino. Intel fired many workers because business was slow. Ma purtroppo lì questa ditta Intel ha licenziato diversi dipendenti perché il lavoro non sta andando bene, non stanno vendendo. Jonathan called us 2 weeks ago and told us that he was fired. E Jonathan ci ha chiamato circa 2 settimane fa e ci ha detto che è stato licenziato anche lui. He didn't know what to do. Lui non sa cosa fare. He bought a house. Lui ha comprato una casa, He has a wife. ha una moglie, He has 3 children. ha 3 bambini. What is he to do? Cosa deve fare? Every day we talk to Jonathan. Ogni giorno noi ci sentiamo telefonicamente, parliamo con Jonathan. Today he does not have a job. Oggi lui non ha un lavoro. And so he calls us and we discuss how to respond during this difficult time in their life. Lui ci telefona e noi lo incoraggiamo per come fare durante questi periodi difficilissimi della sua vita. Jonathan's a Christian. Ma Jonathan è un His cristiano. wife is a strong Christian. Sua moglie è una donna, una grande donna di Dio, una grande cristiana. But now they are having to trust God to provide for them even in the middle of this very difficult time. Sì, e loro entrambi devono confidare in Dio, stanno confidando in Dio in questo periodo particolare, difficile della loro vita. This is my youngest son, Micah. How many of you have met Micah? Questo è il mio figlio piccolo, mio ultimo figlio, Micah. See? E quanti di voi conoscono Micah? Yeah, okay. He is now 27 years old. Lui adesso ha... 27. Lui ha 27 anni adesso, oggi. This is very odd and possibly a miracle. Questo è un grande miracolo della nostra vita. Because I'm only 35 years old. Perché io ho solo 35 anni. We don't understand. Non riusciamo a comprendere. When he was born, he was very ill. Quando lui è nato era molto malato. We were not sure if Micah was going to live. Noi non eravamo sicuri quando lui nacque che potesse sopravvivere. There were many years of doctors and specialists. Ci sono stati diversi anni di dottori e specialisti nella nostra vita.
As he was young, he was showing signs of being developmentally delayed. Crescendo lui dimostrava di avere dei problemi di apprendimento, di movimento, di ritardo. He was not developing the same rate as other small children his age. Si notava la differenza con altri bambini che avessero la sua età, ma che erano totalmente differenti da lui. Si vedeva. After years, we come to understand that Micah had a form of autism. Dopo diversi anni abbiamo dovuto realizzare ed accettare che lui aveva una forma di autismo. And we've also come to understand that he will probably never live on his own. E abbiamo anche dovuto realizzare e capire che lui non potrà mai vivere la sua vita da solo. He currently lives with us. Lui adesso attualmente vive con noi. Right now, he is with my sister. In questo momento lui è con mia sorella. And he will be joining us, coming back to Napoli with us for festival. E lui è stato contentissimo e verrà con noi al festival all'Arzano. Micah is a Christian. Michael è un cristiano. In fact, he prays more fervently than any other person in our family. Infatti lui prega di più ed è molto più fervente di tutti gli altri miei figli della nostra famiglia. And this is the truth. E questa è la verità. A perfect family, don't you think? È una famiglia perfetta, non credi? Do not be fooled by beautiful family pictures. Non lasciarti prendere nel guardare le classiche famiglie americane sorridenti fotografate. The smiling faces, the pictures you see, do not reveal the whole story. Questi sorrisi che vedi nelle fotografie non raccontano la storia di tutto ciò che accade dentro di loro. The truth is, Christians are not exempt from difficult times. La verità è che i credenti cristiani non sono assolutamente esenti da problemi e difficoltà. Christian families experience frustrations, Le famiglie cristiane affrontano difficoltà and at times it seems more difficult times than people who are not Christians. e spesse volte ci sembra di vivere una vita in cui le nostre difficoltà non appartengono agli altri, che le abbiamo solo noi. All Christians experience this. Tutto ciò fa parte della vita dei cristiani. But God is not finished with any individual in this picture. Ma Dio non ha finito con ogni persona che tu puoi vedere in questa fotografia. Through difficulty, Attraverso difficoltà, through painful circumstances, attraverso i dolori, attraverso ciò che ci fa male, God is working through our family Dio lavora nella nostra famiglia and working through each individual life. e lavora attraverso ogni singola persona nella sua famiglia. As we all get older, we begin to understand Ognuno di noi che cresce, che diventa più grande, noi tutti quanti capiamo we learn that pain is one of the greatest teachers that we will ever have. che noi capiamo crescendo e spesse volte i dolori ci aiutano a crescere. Now, no one likes to be miserable. Nessuno è esente. In fact, if you like being miserable, I would like to meet you. Sì, infatti se tu ti senti una persona miserabile, io vorrei poter parlare con te, Because I would like to help you get the mental help that you need. perché voglio aiutarti ad avere la mentalità giusta per poter affrontare i problemi. Because something is very wrong if you love misery. Perché se tu pensi che la vita facile, senza problemi, No, possa aiutare a crescere, è molto, molto triste. no reasonable person likes pain. Non c'è nessuna persona ragionevole che ama avere dei dolori, dei dispiaceri, avere delle afflizioni. But I will tell you the truth. Ma io ti dirò la verità. It is impossible to duplicate the growth that happens as we endure hard times. Yes, I will. It is È impossible impossibile to duplicate the growth duplicare la crescita that happens as we endure hard times.
affrontando le difficoltà è impossibile crescere. Throughout our whole lives, we will experience difficulties. Attraverso tutta la nostra vita noi dovremo affrontare diverse difficoltà. If we do not learn how to accept life transitions, Noi dobbiamo imparare, se tu non capisci come accettare le differenze durante la nostra vita, relational difficulties, le relazioni spesse volte sono difficili, workplace tensions, specialmente sul posto di lavoro ci sono delle difficoltà, financial trauma, ci sono problemi economici nelle famiglie, sickness, malattia, grief, afflizioni, of all this kinds. tutte queste cose. We will always live our life shaking our fist at God. Noi spesse volte stringiamo il nostro pugno e diciamo perché a Dio? We will always be yelling, "This isn't fair. Noi stringiamo il pugno e diciamo questo non è giusto, This is not the way it's supposed to be." questo non è il modo in cui doveva essere. And I become very angry when I hear Christian preachers E io mi arrabbio molto quando sento dei credenti predicatori that if you just come to Christ, che tu sei appena diventato un credente, sei arrivato a Cristo, you will have no problems. e tu dici io non ho problemi. God will bless you with much money. Dio ti benedice e ti darà tanti soldi. You will never be unemployed again. Tu non sarai mai più disoccupato. You and your family will live in complete health. Tu e tua moglie e la tua famiglia vivrete sempre in buona salute. I have to be honest, it sounds like a good deal. E devo essere onesto, sembra veramente tutto a posto. There's something inside of me that I like that message. C'è qualche cosa mi dice che veramente questo è un buon messaggio. You? Anyone? A te? Yeah. It sounds good. Sembra tutto perfetto. One big problem. C'è solo un grande problema. It's not from the Word of God. Non è dalla parola di Dio ciò. If anyone is telling you that if you become a Christian and you have no problems, Se qualcuno viene da te e ti dice se tu diventerai un cristiano non avrai più problemi, are not reading their Bibles. non sta leggendo, significa che non sta leggendo la Bibbia. In closing, I would like to share with you, from me, 6 principles for dealing with hard times. Adesso voglio accostarmi a te per guidarti con 6 punti per capire come stare vicino a Dio, seguire Dio. And I know you are all hot, E sono sicuro che tutti quanti avete so molto this will be very quick. così questo sarà molto veloce. Okay. Okay, amen? Amen for that. Okay. Everyone experiences hard times. Tutti quanti hanno un'esperienza negativa, un momento difficile. Would you look around the room? Se tu guardi intorno a te nella stanza, Look around the room. guarda intorno alla stanza, Everyone will experience hard times. tutti quanti hanno avuto un'esperienza negativa, un momento difficile. We sometimes think that everyone else is happy and we are not. Spesse volte noi siamo portati a pensare che noi non siamo felici, ma gli altri sì. But there is no such thing as a trouble-free life. Ma non c'è nulla che possa essere così, che tu possa anche pensare di cambiare. Troubles and trials come in all shapes and sizes. Le difficoltà, le trappole vengono in ogni misura e forma. We all experience times of trouble. Noi tutti quanti abbiamo avuto esperienze difficili e momenti complicati. Thinking that you are particularly cursed is false. Pensando che tu possa essere maledetto è falso. Hard times began with the fall of man all the way back at Genesis. Momenti difficili sono accaduti a ogni uomo tornati indietro dal libro della Genesi And they will continue to the end of this earth. e continuerà fino alla fine. Some hard times must be endured and not escaped.
momenti difficili devono essere affrontati piuttosto che scappare via. There is no escape from some of life's hard times. Non c'è fuga per per i tuoi momenti difficili nella tua vita. These must be endured. Questi devono essere affrontati. Obviously, some of our difficulties that we experience in life Onestamente ci sono delle difficoltà nella nostra vita, are the consequences of our own poor choices. sono la conseguenza delle nostre piccole e povere scelte. Amen? Amen. Yes. But many are simply because we live in a fallen world. Ma molte di esse, la maggior parte, sono perché noi viviamo in un mondo completamente immerso nel peccato. Rather than looking for an easy way out, Ma guardando fuori in una maniera diversa, pray for strength that you may endure what you must endure. prega con forza che tu puoi affrontare questi problemi. Also remember that many terrible choices are made in an attempt to escape. Ma prega anche che diversi problemi devono essere affrontati e tu devi avere la mentalità giusta. Now, there's nothing wrong with making positive changes in your life. Adesso non c'è nulla di sbagliato But per fare be, poi scelte giuste nella tua vita. but be very careful that your choices are not simply attempts to escape. Ma stai anche molto attento che le tue scelte non possono essere una fuga dal problema. Drugs, La droga, divorce. divorzi. Many times people think I'm just making a positive change in my life. Molte persone pensano, io farò una parentesi nella mia vita. In reality, for them, it's only an escape. In realtà per loro è solamente una fuga. And many times it does not bring relief. E molto spesso non porta. It only increases their problems. Solo in Cristo solo nella perseveranza in Cristo ci può stare la speranza. Number 3, hard times produce growth. Numero 3, momenti difficili producono crescita cristiana. If you get nothing else out of this message, Se tu fino adesso non hai colto nessun punto di questo messaggio, if the person sitting next to you is asleep, wake them up right se now. la persona a fianco a te si è addormentata, dagli una botta per svegliarlo. Okay. Remember this. Ricorda di questo. It is impossible to duplicate the growth that happens as we endure difficult times. È impossibile. It's impossible to duplicate the growth. È impossibile duplicare la crescita se noi non affrontiamo ciò che sta succedendo. A life without trials Una vita senza trappole produces immature, untested, weak people. Ok. Una vita senza trappole, senza difficoltà da affrontare, produce un credente, un cristiano mediocre, scadente. Rather than thinking that you are cursed Bisogna pensare and that you should search for an easy escape, che non bisogna trovare una via d'uscita breve, look for ways to grow as you endure pain. bisogna affrontare il problema, crescere. For God sees much further down the road than we do. Punto numero 4, Dio vede molto più in fondo della strada di quello che tu vedi di fronte a te. We often think about the fact that Joseph in the book of Genesis, Noi tutti quanti sappiamo di Giuseppe nel libro della Genesi. he was in jail for 13 years. Lui è stato in carcere per 13 anni. He had done nothing wrong, Lui non ha fatto nulla di sbagliato, but God's plan was to use him in a mighty way after that experience. ma il piano di Dio era quello di usare
Giuseppe dopo che lui è stato in carcere. Your present circumstance may be miserable, È stato un periodo difficile della sua vita, but is necessary for what God is preparing for you. ma è necessario perché Dio prepara qualcosa di ottimo, di grande per te. Significa che Dio sta preparando qualcosa di buono per te. I love this picture. Io amo questa fotografia. How many of you have seen this? Yes? Would you read the Italian down below? Per l'uomo senza scarpe la felicità è un paio di scarpe, per l'uomo con scarpe vecchie la felicità è un paio di scarpe nuove, per l'uomo con scarpe nuove la felicità è un paio di scarpe più alla moda, e certamente l'uomo senza piedi sarà felice anche solo ad essere a piedi scalzi. Valuta la tua vita con quello che hai e non con quello che non hai e che vorresti avere. You can always find someone who has it much worse than you. Puoi sempre trovare qualcuno che ha molto peggio di te. 5. Live in community and share your burdens. Numero 5, vivi in una comunità e condividi ciò che ti fa male. We were never meant to live alone. We were never meant to live alone. Noi non siamo fatti per vivere una nostra vita da soli. The New Testament encourages us to live in close community with each other. Il Nuovo Testamento incoraggia ognuno a vivere in una comunità con gli altri. We need to bear each other's burdens. Noi dobbiamo condividere ciò che ci fa male con i nostri fratelli. We need to help each other during difficult times. Noi dobbiamo aiutare ognuno durante i periodi difficili, dobbiamo aiutarci tra di noi. Having friends is critical during seasons of difficulty. Avere amici, fratelli, è importantissimo durante tutto il periodo della tua vita. How many of you have ever experienced this? Quanti di voi hanno potuto sperimentare ciò? No one? You have no friends. Nessuno di voi ha fratelli e sorelle in Cristo che Okay. Thank you. Wake up. Okay. 6. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Non smettere mai di pregare. Sometimes during difficult times, all you can do is pray to God. Spesse volte ciò che tu puoi fare durante un momento difficile è pregare a Dio e non smettere mai di pregare. There is no substitute to praying to God during your hard times. Non c'è nessuna persona che si possa sostituire a Dio a cui tu possa pregare. David did this in the Psalms. Davide ha fatto questo nei Salmi, Paul did it in the New Testament. Paolo l'ha fatto nel Nuovo Testamento, Jesus himself called out to his heavenly Father. Gesù ha pregato a suo Padre. 1 Peter says, cast all your anxiety on him because he cares for you. In 1 Pietro capitolo 5 versetto 7, Chuck Swindoll said this, la qualità della vita dipende da te, dal 10% da ciò che ti succede e il 90% da come reagisci. Il pastore Chuck Swindoll ha condiviso questo, il 10% di ciò che ti succede, ma facendo le tue scelte per il futuro, il 90% lo decidi tu, lo crei tu. so this is my crazy, mixed up, messy family. Questa quindi è la mia distrutta ma bellissima famiglia. To be honest, I really don't know one perfect Christian family. Devo essere onesto con te, io non conosco nessuna famiglia credente perfetta. Also remember, please do not put your pastors and church leaders and their families on pedestals that they will never live up to. Volevo chiederti, per favore, non mettere mai il tuo pastore o la famiglia del tuo pastore su un piedistallo pensando che loro siano perfetti. You do not have a perfect family. Tu anche non hai una famiglia perfetta They also do not have a perfect e family. anche loro non hanno una famiglia perfetta.
I would like to close in prayer. Vorrei adesso chiudere e pregare. There are some people who are here today Ci sono alcune persone che sono qui oggi that you are right now going through difficult times. e tu in questo momento stai andando in momenti che hai dei momenti particolari e difficili. You may feel like you are the only one. Tu potresti sentire dentro di te come se tutto ciò capitasse solo a te. Do you know what you need right now? Tu sai di cosa hai bisogno in questo momento. You need the hand of another brother or sister to tell you, I understand. Tu hai bisogno che un altro fratello in Cristo ti If you- possa venire vicino e dire capisco il tuo problema. If you would like prayer today during your difficult time, would you stand where you're at? And people around you will place a hand upon you. Anywhere, whatever is going on in your life. Se tu hai qualsiasi tipo di problema, ti prego di alzarti in questo momento in piedi e un fratello verrà vicino e pregherà per il tuo problema, qualsiasi esso sia, non lo dovrai dire e specificare. Semplicemente alzati in piedi se tu hai un problema e un fratello verrà vicino a te e ti pregherà per te. Okay. Stand, please, if you pray. Sì, Others prego di around, alzarti, place a hand on them. problema. Reach out, place a hand on these brothers and sisters. Yeah. Let us pray. Father in heaven, our Father in heaven, Padre nel cielo, we share in each other's problems. noi condividiamo i nostri problemi che abbiamo, We share in each other's burdens. noi condividiamo ciò che ci brucia dentro. We don't have all the answers, Noi non abbiamo spesse volte le risposte, but we know that you have a plan for our life. ma noi sappiamo che tu hai un piano nelle nostre vite. Use these times of difficulties Usa questo momento particolare di difficoltà to grow us in our faith. per crescere nella nostra fede. Help us to trust you. Sempre noi ci confideremo e ci fideremo di te. In Jesus' name. E nel nome di Cristo. Amen.